Da anni esploro gli oceani del mondo. Ho visto la Terra respirare e a volte lottare per farlo. Ho osservato animali che sembrano visioni e altri che scompaiono nel silenzio. La Terra cambia ogni giorno, a volte lentamente, a volte troppo in fretta. E ho capito che assistere non basta, bisogna raccontarla. È da qui che nasce questo canale, uno spazio per custodire immagini, voci, storie, tracce di un mondo che merita di essere ricordato. Un diario non solo mio, ma nostro. Tutto questo è ciò che rende il pianeta unico. Vite intrecciate, ecosistemi che si sostengono, miracoli quotidiani che spesso ignoriamo. Racconterò ciò che vedo e ciò che imparo, l'impatto che lasciamo, la fragilità e la forza del nostro mondo. Alla fine tutto si riduce a questo, si difende solo ciò che siamo. E se riusciremo ad amare un po' di più la Terra, allora questo diario avrà avuto senso. Senza quei racconti non sapremmo chi siamo. E senza raccontare la Terra oggi, domani non sapremo cosa abbiamo perso. Questo è il diario della Terra. Prima di parlarvi di questo progetto, facciamo un passo indietro. Io sono Marco, sono un documentarista e divulgatore ambientale, che detto così può sembrare un po' complicato, ma in realtà è molto facile. Faccio foto e video principalmente sott'acqua, insomma, racconto il mare. Ho la grande fortuna di farli insieme a mio fratello Andrea, che è un biologo marino. E questa è una cosa bellissima, perché abbiamo unito le nostre competenze, le nostre passioni. Ogni tanto ci picchiamo, però tutto questo per dire che siamo complementari. Siamo cresciuti in una famiglia che ci ha insegnato ad amare e rispettare il mare. Noi siamo cresciuti in acqua e sicuramente tutto questo lo dobbiamo al nostro padre, che è la persona più fissata col mare. Una persona che da piccoli, anziché farci guardare i cartoni animati, ci mostrava i documentari di Jacques Cousteau, il grande esploratore dei mari. Noi siamo cresciuti con le sue avventure e anche se ai tempi c'erano le VHS e tutto sembrava un po' più lento, si respirava la magia di quei film. Ed è sempre stato il nostro punto di riferimento, l'esplorazione, raccontare cosa si nasconde sotto la superficie del mare. Sono siciliano, sono nato e cresciuto in questa meravigliosa terra, anche se negli ultimi 10 anni la vita mi ha portato un po' in giro per il mondo, sono stato a Milano, ho fatto tantissimi lavori, insomma tutto quello che può fare un fotografo e videomaker. Ma nel 2019 qualcosa è cambiato. Durante un'immersione in Sicilia abbiamo scoperto un sito completamente ricoperto da reti da pesca abbandonate, le cosiddette reti fantasma. Si tratta di trappole mortali che distruggono interi ecosistemi. Immaginate una rete gigante che soffoca il fondale. Da lì il nostro modo di guardare il mare, guardare l'ambiente, guardare la natura è completamente cambiato. Abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa, dovevamo raccontare, dovevamo agire in qualche modo. Da lì è nato il nostro primo documentario, Missione Euridice. Abbiamo recuperato 1 tonnellata di reti abbandonate e da quel giorno non ci siamo più fermati. Abbiamo fatto tantissime collaborazioni, tantissimi viaggi, insomma, l'obiettivo era appunto raccontare il mare e come salvaguardarlo, fino ad arrivare a uno dei nostri lavori più grandi, Shark Prey, un documentario che racconta il commercio di carne di squalo nel mondo. Sì, avete sentito bene, mangiamo carne di squalo senza saperlo. Mi sa che ve lo racconterò in un prossimo video. Tutto questo per dirvi che in questi ultimi anni abbiamo davvero fatto di tutto, ma adesso è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo e questa volta lo facciamo da qui. Benvenuti nel Diario della Terra. Quello che vedete è il mio nuovo studio, ma soprattutto è la casa del mio nuovo canale YouTube. Da sempre l'uomo scrive di ciò che scopre, i diari di bordo degli esploratori, i taccuini dei naturalisti, le prime mappe, i primi nomi, le prime specie osservate e annotate. Quelli non erano solo dei racconti di viaggio, erano memoria. Senza quei diari, senza quelle testimonianze, noi non sapremmo chi siamo, non sapremmo da dove veniamo, non sapremmo sicuramente cosa abbiamo attraversato per arrivare fino a qui. Oggi la Terra sta cambiando e questa volta siamo noi a farla accadere, quindi raccontare
raccontarla non è più solo un atto di scoperta, è diventato un atto di responsabilità e il Diario della Terra nasce proprio per questo motivo, per raccontare la natura a 360 gradi, gli animali, gli ecosistemi, gli equilibri invisibili che tengono in vita il pianeta, ma anche il rapporto fragile tra uomo e natura, non solo per mostrare ciò che è bello, ma per capire cosa sta cambiando e soprattutto cosa possiamo fare per salvaguardarlo, perché ciò che raccontiamo oggi diventa la testimonianza di domani. Questo è l'obiettivo del Diario della Terra, farvi innamorare di questo pianeta. Quindi mi piacerebbe sapere cosa vi aspettate da questo canale, cosa vi piacerebbe vedere, scoprire, approfondire. Scrivetelo nei commenti e ovviamente iscrivetevi al canale perché per me è un grande supporto. Noi ci vediamo presto con la prima puntata.